Ciao amici e amiche del segno della bilancia, io sono Angela e questo è Exota Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le vostre energie a livello personale, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, troviamo come prima indicazione la o le cicogne in questo caso che portano una nuova energia, soprattutto di cambiamento, ha a che fare spesso con le cose che si muovono e possono arrivare delle notizie importanti, può riferirsi a un nuovo incontro, anche possibilità di spostarsi, viaggi, partenza, ritorni, trasferimenti, eccetera. Quindi un qualcosa in fermento e direi soprattutto in movimento verso di noi. Se state aspettando delle notizie e delle informazioni, magari finalmente possono arrivare. A conferma di questo troviamo appunto la nostra lettera che si riferisce a tutti i tipi di comunicazione, notizie, messaggi, mail, avvisi, quindi cioè, se state aspettando allora appunto è la volta buona, come si dice, che possono arrivare queste comunicazioni. Possono essere cose burocratiche, legali o anche magari qualcuno che stiamo aspettando. Se invece siete voi che volete comunicare, volete dire qualcosa, anche questo è un buon momento per farlo. Magari all'inizio di aspettare e poi metà settimana di prendere diciamo, magari una decisione e comunicarla se siete voi, quindi meglio essere ben sicuri. Il tempismo è perfetto, è quello che vi darà la possibilità giusta di ottenere degli ottimi risultati. Magari a volte possiamo avere anche un'ottima idea, però sbagliando i tempi, soprattutto nella comunicazione, non solo nelle relazioni, però anche nelle questioni diciamo esterne, più pratiche e lavorative, li sono determinanti. E quando si può trovare il momento giusto, ecco che ci dà ragione, nel senso positivo, di realizzazione, di ottenere un successo, qualcosa che va a sistemarsi, a trovare un equilibrio e quindi buone possibilità. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente per voi sono i segni di aria, gemelli, bilancia e acquario. E abbiamo anche un po' quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore e relazioni. Amore e relazioni in genere, perché è ovvio che parliamo principalmente di amore coppia e single, però in realtà qualcuno potrebbe non essere interessato all'amore, magari è interessato a sapere alcuni tipi di relazioni, come sta andando di amicizia e famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare perché magari ci sono delle ottime informazioni e suggerimenti un po' per tutti. E poi troviamo il giglio, l'aquilegia e troviamo l'anemone. Allora, qui parliamo di un inizio abbastanza positivo, bellissimo. Il giglio non a caso lo troviamo anche nelle vostre energie principali, quelle generali. In questo ambito porta un atteggiamento comunque positivo, tranquillo, sincero, anche un po' giocoso, quindi vuol dire che potrebbe essere l'atteggiamento giusto per favorire
sia la comunicazione stessa, anche delle sorprese, ci si può aspettare delle sorprese, qualcosa che va a migliorare un rapporto, una relazione, come ho detto non solo d'amore, però anche amicizia e famiglia e, che insomma in qualche modo poi, deve essere, coltivato o comunque, ci vuole poi sappiamo benissimo nelle relazioni continuità, ci vuole cura, ci vuole dedizione, perché altrimenti poi alcuni risultati potrebbero essere fugaci o sfuggirvi di mano alcune cose. Quindi occhio poi alla distrazione, occhio poi a non vanificare gli sforzi che avete fatto e quindi anche i risultati che si sono ottenuti. Per i single alcune carte possono essere interessanti soprattutto perché il giglio, può indicare una nuova intesa, qualche novità, magari, potrebbe ritrovarsi un'intesa, quindi possibilità di ritorno, di fiamma, un desiderio, qualcosa insomma di particolare per situazioni precedenti e quindi però occhio, non sto parlando di ritorno effettivo, magari c'è possibilità di risentirsi, di rivedersi, di incontrarsi, diciamo, con qualcuno, però, potrebbe finir lì o continuare tra alti e bassi. Io consiglio sempre di vedere, tutto il diciamo il passato, l'evoluzione per capire anche effettivamente con chi si ha a che fare, perché se una cosa continua già in un certo modo altalenante da tantissimo tempo, di non aspettarsi che poi le cose, possano cambiare e almeno è quello che si vede anche dalle stesse carte. Se invece c'è una novità, una nuova emozione e coinvolgimento, allora probabilmente ci possono essere buoni presupposti per costruire qualcosa. È ovvio che si tratta di una fase iniziale dove tutto è incerto, un po' confuso, sicuramente entusiasmante, però insomma poi si dovrà valutare man mano successivamente. Per quanto riguarda le questioni più pratiche, lavoro, finanze, troviamo la carta Imeneo. Ovviamente il nome è abbastanza particolare, ma giusto per farvi capire che ci parla di cambiamenti importanti in questo ambito. Come abbiamo visto, novità, proposte, risposte, eccetera, possono essere fruttuose, possono portare qualcosa tipo un'intesa, una collaborazione, qualcosa che riguarda un contratto, l'unione delle proprie forze, delle proprie idee, delle notizie, nuovi progetti, intraprendere un qualcosa che ha buoni presupposti per essere realizzato. Ottimo anche per gli accordi, per gli incontri, i colloqui, quindi alcune cose fanno proprio ben sperare questa settimana che c'è, proprio un netto miglioramento, sia delle finanze, sia del lavoro stesso, sia anche per chi è in cerca, chi ha altre tipologie di progetti sempre che hanno a che fare col denaro, a volte, una passione, un secondo lavoro o chi è in cerca magari già fa qualcosina o ha possibilità di, poter sviluppare altre cose contemporaneamente, perché si vedono comunque delle belle energie, e potete stare tranquilli che se non salta fuori qualcosa in questa settimana, loro vi stanno dicendo che siete nel percorso giusto, quindi un po' di pazienza e quindi poi vedrete, finalmente i risultati concreti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!